Il video di oggi esce un po' dagli schemi classici della videoricetta, bensì voglio parlarvi della tavolata calabrese. Una domanda per voi, ovviamente mi rivolgo ai non calabresi. Vi siete mai trovati in una tavolata calabrese, ma non dico al ristorante, proprio in una famiglia calabrese? Bene, se non vi siete mai trovati, oggi voglio parlarvi dei 10 consigli, 10 regole, 10 punti, chiamateli un po' come volete, per partecipare ad una tavolata calabrese, in modo un po' così, in modo un po' ironico. Durante una mia presenza ad una tavolata vi faccio vedere quello che ho mangiato e quali sono questi punti. A voi una buona visione. All'arrivo si vede subito una tavola imbandita con colori accesi, profumi avvolgenti e senti subito quel calore familiare con un'accoglienza che ti fa sentire come parte integrante della famiglia e si apre subito il sipario culinario con un'esplosione di antipasti. Ho iniziato con questa bella bruschetta di pomodoro, che pure la bruschetta sembra una cosa così semplice, ma se il pomodoro non viene condito bene prima con olio di prima scelta, la giusta quantità di sale e poi l'origano profumato, non è la stessa cosa. E poi a seguire un paio di frittelline di borragine. Le conoscete? Le avete mai assaggiate? Vi assicuro che sono davvero strepitose. E la prima delle 10 curiosità o regole per una tavolata calabrese è l'accoglienza calorosa. Assolutamente per noi è fondamentale che gli ospiti siano accolti con calore e generosità sincera e spesso vengono trattati proprio come membri della famiglia. Regola numero 2. Mai dire di no. Quando si viene invitato a tavola è considerato di buona educazione non rifiutare l'invito, anche se hai appena mangiato e sei già sazio, non ti puoi tirare indietro perché bisogna apprezzare la cucina che è stata preparata con cura e amore. E io intanto mi gusto questo bel piatto di salumi dove è presente una bella fetta di capocollo, una di spianata e una bella fetta di prosciutto. Non può mancare il pane casereccio e un buon bicchiere di vino rosso. Andiamo al terzo punto, alla terza curiosità, l'importanza delle portate. I pasti in Calabria sono spesso caratterizzati da una grande varietà di portate. Dall'antipasto al dolce, ogni portata ha un significato e una storia. Assicurati di assaporare ogni piatto e con attenzione e fai domande, magari dietro quel piatto si nasconde una curiosità o un'antica ricetta tramandata da famiglia in famiglia. E con i salumi come scende questo vino, poi pane casereccio finché mi passano il piattino con i formaggi. Qui scelgo un bel pezzo di formaggio affumicato e uno spicchietto di formaggio primo sale. Che fai, non l'assaggi? Il primo sale in pratica si dissolve in bocca, sparisce, non c'è bisogno neanche quasi di masticare, mentre quello affumicato ha un gusto più deciso, anche perché è leggermente più stagionato ed è davvero stupendo. Nel quarto punto io direi rispetto per il cibo. Il cibo per noi è considerato un dono prezioso e sprecarlo è davvero mal visto. Ma non ti preoccupare se non riesci a terminare il piatto, tanto a fine pranzo sicuramente avrai la piccola bomboniera da portarti a casa. E qui mi è arrivato, sempre per quanto riguarda qualche antipastino, una bella polpetta di carne e di melanzana e poi un bel trancetto di frittata con la cipolla. E la frittata è una deliziosa specialità che incanta davvero i palati con la sua semplicità e il suo sapore davvero ricco. Poi con la dolcezza della cipolla di Tropea si sposa armoniosamente con la consistenza soffice delle uova, creando un piatto versatile e apprezzato davvero in diverse occasioni. Dall'antipasto fino al dolce non guasta mai un bel pezzo di frittata. Neanche il tempo di girarmi arriva la ciambotta, peperoni, melanzane e olive nere. E come fai a rifiutare una tale squisitezza?
Questa pietanza è spesso consumata o da sola o nell'antipasto, ma anche come piatto principale o come contorno, e può essere servita sia calda che anche a temperatura ambiente. È un piatto davvero che riflette la cucina casalinga e la creatività della preparazione con gli ingredienti disponibili. Intanto mi sono arrivate anche le cime di rapa, fritte ovviamente. E arriviamo al quinto punto. Io lo chiamerei brindisi e conversazioni. Durante il pasto sono comuni i brindisi e le conversazioni vivaci. Ahimè ragazzi, purtroppo parliamo un po' a voce alta, però è proprio nella nostra indole. Non è che siamo arrabbiati, è proprio il nostro tono che è leggermente più alto della media. Ed è un momento per condividere storie, ridere e socializzare, senza telefoni. Il vino locale potrebbe essere offerto durante i brindisi. Poi ci sta magari che durante il pasto, ad un bel momento, ti arriva il tagliere con qualche salume dell'anno precedente. Eh sì, perché noi ragazzi qui in questa regione siamo davvero innamorati dei nostri salumi. Guardate che colore che c'ha questa bella fetta di soppressata con la lacrima. E siamo anche famosi per la varietà dei salumi che spaziano da salsicce o appunto la soppressata che vedete azzannare anche al piccolo Pietro, dall'andui al capocollo al guanciale. Ognuno ha il suo gusto, il suo sapore e la sua lavorazione. E finalmente, dopo questo andare e viene di piattini con gli antipasti, sono arrivato al primo piatto. Si tratta di ravioli fatti rigorosamente a mano con un ripieno di ricotta e salsiccia stagionata. Ma il punto forte, amici miei, il punto è veramente forte, è il sugo. Il sugo è fatto con carne di maiale e poi con le braciole di Cotica. Queste sono una cosa strepitosa che mi metto da parte e mangerò alla fine. Ho fatto una bella spolverata di pecorino stagionato. Qui ci sta benissimo eventualmente anche la ricotta secca. Il ripieno all'interno è morbidissimo, la sfoglia è sottile e oltre che sottile ha il gusto della farina, il gusto del grano, non è quella cosa insipida o gommosa, davvero è un piatto fenomenale, ricco di sugo e soprattutto ricco di ravioli, che sono quei piatti che ce ne sono soltanto 2 ravioli, poi sono buoni e rimani digiuno, il piatto pieno. Ed intanto siamo arrivati al sesto punto, al sesto consiglio, rispetto per gli anziani. Magari vi trovate a questa tavolata e dove ci sono persone anziane, spesso sono messe a capotavola, il più grande, e vengono serviti prima, eppure vengono consultati su questioni importanti, su racconti. Questo ovviamente è solo per una forma di rispetto non indifferente. Nel settimo punto invece voglio sottolineare, l'avevo già anticipato prima, l'offerta di cibo da parte degli ospiti. Se sei ospite potresti essere incoraggiato a portare con te a casa un piccolo regalo, che ne so, una cassetta di limone, una cassetta d'arancia, una fetta, una soppressata, una bottiglia di vino. Questo è un gesto è visto soltanto come segno di gratitudine e per ringraziamento che siete stati ospiti alla nostra tavola. E siamo al punto numero 8. Dobbiamo stare attenti nella tavola ai simboli locali. E sì, perché alcuni cibi possono avere un significato simbolico. Vi faccio un esempio. Ad esempio, l'olio d'oliva è spesso considerato il simbolo della prosperità e del benessere. Il vino ha una lunga storia, è simbolo sicuramente di gioia, di celebrazione, di convivialità, e il brindisi durante la tavolata appunto è il gesto di condivisione e di amicizia. Ma lo state vedendo questo pezzo di carne di maiale? Che spettacolo! Carne selezionata con cura che diventa la protagonista di questa deliziosa preparazione. La carne viene tagliata a pezzi e cotta lentamente, dolcemente in questo sugo ricco e aromatico che cattura davvero i sapori autentici della nostra regione. Ma la mia vera pazzia è questa, ragazzi, la braciola di Cotica.
La cotenna viene privata prima del suo grasso e poi ripiena all'interno con una striscia di carne aromatizzata con il sale, l'aglio, il prezzemolo e un po' di pepe nero, e poi viene legata con dello spago alimentare proprio a mo' di involtino. Ma questo è un involtino ricco. Ogni rondellina di questa vi darà un'esperienza unica. La braciola viene preparata nelle occasioni speciali o nelle festività o riunioni familiari, trasformando il pasto in un viaggio tra cultura e tradizione. Intanto, prima di arrivare agli ultimi 2 punti conclusivi, volevo sapere da voi se vi siete mai trovati in una tavolata calabrese, e vorrei sapere nei commenti, se vi fa piacere, quali sono state le vostre impressioni, cosa vi è rimasto come ricordo, e qualsiasi cosa vogliate dire scrivetelo nei commenti, così la leggeremo tutti e ci confrontiamo. Io intanto, prima di continuare con questo bel pranzo, vado a spezzare con un bel sorbetto al limone, giusto per deglassare la carne di maiale, e poi si continua. Però dovete sapere che la durata di questi appuntamenti a tavola di solito è abbastanza lunga, poi ci sono ancora i secondi, i contorni, la frutta, il dolce, ma come punto 9 direi che possiamo menzionare il fine pasto, che si conclude sempre con un caffè, magari accompagnato da qualche goccia di sambuca o di grappa, e il caffè è proprio il momento dove ci si rilassa di più e ci si appresta alla digestione. Io adesso non vi ho fatto vedere i secondi perché il video sarebbe stato davvero lungo. E siamo arrivati al 10° punto. Come 10° punto metterei i ringraziamenti, certamente solo se sinceri, ma più che altro vorrei concludere con: ormai avete capito che per noi il cibo è più di un semplice nutrimento, è un linguaggio universale di condivisione, di amicizia e di gioia, ed è sempre una fortuna prendere parte a questi banchetti. E mi raccomando, venite in Calabria perché vi potete trovare in una bella tavolata imbandita di buon cibo. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto e per esservi seduti virtualmente alla mia tavola. Vi do appuntamento al prossimo video. Un bacio a tutti dalla Calabria e dal vostro amico Gianluca.